Premiamo F5. Perfetto, non è stato mostrato il pop-up con l'errore, quindi dovrebbe essere andato tutto a buon fine, e quindi in questo caso dovrebbe aver salvato il display nome per quanto riguarda il navbar, scusate, il display uguale a block, quindi visibile, idem per l'header. Poi dovrebbe aver salvato come linguaggio di programmazione utilizzato il JavaScript e il tema Monokai. Quindi ci spostiamo nel nostro database, clicchiamo su mostra. Come vedete, all'utente 11 gli è stato associato stato navbar block, header block, tema Monokai e linguaggio di programmazione JavaScript. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, è nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'impostazione del linguaggio di programmazione per quanto riguarda la creazione dei nuovi file. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a salvare le preferenze per quanto riguarda le scelte effettuate dall'utente con l'editor, per quanto riguarda il full screen dell'editor, la scelta del tema e magari anche il linguaggio di programmazione. Quindi sostanzialmente al refresh della pagina, qualora l'utente abbia deciso di lavorare in full screen e associare un tema al proprio editor, al refresh, quindi dicevamo, della pagina verranno conservate le scelte e non verranno impostate quelle di default. Quindi per prima cosa ci loghiamo all'interno di phpMyAdmin, quindi del nostro database, e creiamo la pagina che scusate, la tabella che ospiterà i dati. Quindi definiamo una nuova tabella che la chiamiamo preferenze editor, preferenze editor, anche se in realtà poi magari lo possiamo utilizzare per altre preferenze che ho in mente per quanto riguarda la personalizzazione del nostro CMS. Mi sa che la chiamiamo preferenze, anzi impostazioni utente. E per il momento andiamo a inserire come campi l'id, quindi l'id dell'impostazione, come sempre auto increment e chiave primaria. Poi andiamo a inserire l'fk utente di riferimento, ovviamente. Poi andiamo a inserire lo stato del navbar, quindi andiamo a conservare lo stato su block o non per quanto riguarda il menu di navigazione all'interno delle sottodirectory, quindi stato navbar, e lo impostiamo direttamente varchar 10 caratteri. Quindi andiamo a salvare direttamente non lo stato 01 ma la stringa block o none. Allo stesso modo salviamo lo stato per quanto riguarda l'header, quindi il titolo e la descrizione, sempre sempre varchar 10. Poi inseriamo altri due campi, impostiamo il tema editor, varchar 30 caratteri e poi la lingua editor, sempre varchar 10. Salviamo la nostra tabella. Perfetto, ora quello che dobbiamo fare è andare a salvare ovviamente la nostra preferenza all'interno del database. Quindi sostanzialmente al click sul pulsante per nascondere il navbar, nascondere l'header oppure sui nostri menu a tendina, quindi basta una di queste selezioni, andremo a richiamare una funzione che andrà a recuperarsi lo stato dei navbar e dell'header, i valori dei nostri menu a tendina, inoltrarli tramite Ajax a un file in PHP che salverà tutti i dati all'interno del nostro database. Quindi innanzitutto andiamo a verificare se tutti
i nostri campi di interesse hanno un id. Allora iniziamo con la select per quanto riguarda la lingua, quale abbiamo dato un nome e le aggiungiamo anche l'id lingua, quindi id lingua. Poi lo stesso facciamo con il menu a tendina per quanto riguarda il nostro tema, quindi questo sarà id tema. Poi ci serve l'id navbar e l'id descrizione e titolo, che ovviamente hanno già l'id associato, perché alla chiamata della funzione per nascondere il contenuto ovviamente andiamo a recuperarci il display dall'id. Esatto, vedete id navbar e poi ci recuperiamo il titolo e la descrizione. Perfetto. Quindi dicevamo che definiamo una nuova funzione in JavaScript che la chiamiamo salva preferenze, e alla chiamata di questa funzione andiamo a fare una chiamata Ajax, quindi ci ricopiamo la chiamata Ajax che abbiamo definito nelle precedenti video guide e la modifichiamo. Quindi faremo una chiamata Ajax type post, l'URL e quindi il file che riceverà i dati lo troveremo in privata, sezioni, file manager, funzioni, e lo chiamiamo salva preferenze.php. E adesso andiamo anche a creare questo file. Poi come dati qua ci recuperiamo tutti i valori, quindi andiamo a recuperarci il display nav, lo chiamiamo, quindi del navbar. Poi ci recuperiamo il display header, e ci basta soltanto un display, quindi quello del titolo va bene, perché nel caso verranno cambiati tutti e due insieme. E poi andiamo a recuperarci il value della lingua, quindi var lingua sarà uguale a document get element by id, l'abbiamo chiamato lingua, quindi siamo qua, punto style no, punto value, e poi andiamo a recuperarci il tema, quindi document get element by id tema punto value. Perfetto. E quindi come dati gli passiamo navbar tramite il post, e come valore ci va display nav, poi header, e qua ci va display header, poi ci aggiungiamo altri due campi da passare tramite il post, che sono la lingua, quindi qua ci andrà la variabile lingua, e il tema, quindi come valore tema. Bene, altrimenti error, ci facciamo un alert di errore nella personalizzazione, giusto come controllo aggiuntivo. Perfetto. Ora per il momento andiamo a commentare la chiamata Ajax, anzi la lasciamo, tanto nel caso dovrebbe generarci l'errore, e vediamo quindi di richiamare, scusate, questa funzione. La dobbiamo richiamare quando viene chiamata la funzione collapse header,
quando viene chiamata la funzione collapse navbar. Poi per quanto riguarda invece i nostri menu a tendina, allora nella funzione genera editor, se settato il tema, andiamo anche a richiamare la funzione per il salvataggio delle preferenze. In realtà dovrebbe bastare direttamente nella funzione genera editor. Ora andiamo a farci un alert. Invece di inoltrare i dati, qua commentiamo nella funzione salva preferenze la funzione Ajax, andiamo a vedere tramite l'alert se stiamo recuperando correttamente tutti i dati. Vediamo un po' in ogni casistica. Quindi facciamo un alert di display nav più spazio, ci concateniamo display header più lingua e più tema, così verifichiamo correttamente tramite alert se stiamo recuperando correttamente i dati. Allora al refresh della pagina ci stampa PHP e Cloud Minds, quindi il tema è il linguaggio, però non ci sta prendendo il display JS Monokai. Ok, il coso sì, però ok, ve lo dico io perché in realtà al primo caricamento della nostra pagina non abbiamo associato il display al nostro navbar e neanche al titolo. Quindi gli diciamo nella nostra funzione salva preferenze if display nav è uguale a stringa vuota, allora display nav sarà uguale a none, scusate, sarà uguale a block, quindi è impostato su visibile. E lo stesso anche con quello dell'header. Questo ovviamente è soltanto in questo caso del primo inserimento, perché ovviamente poi quando il nostro database verrà popolato dalla scelta dell'utente e quindi al caricamento della pagina andremo a selezionare il display in base alla preferenza, quindi associarlo direttamente ai nostri div e al nostro td, ovviamente questo problema non ci sarà. Quindi se ripremiamo nuovamente F5, come vedete ora il cambiamento sia sul nostro menu a tendina che sui nostri pulsanti, come vedete ci va a mostrare lo stato che vogliamo impostare. Quindi vogliamo impostare per il navbar, scusate, il display uguale a none, per il header, quindi il titolo e la descrizione, il display uguale a block, il linguaggio di programmazione abbiamo scelto il JavaScript e il tema Monokai. Perfetto, quindi abbiamo recuperato correttamente i nostri dati. Quindi dicevamo che alla chiamata di questa funzione, ovviamente non andiamo a fare l'alert più, ma trasmettiamo i dati che vogliamo salvare all'interno del nostro database al file salvapreferenze.php. Quindi qua salviamo e creiamo un nuovo file che ovviamente lo salviamo in funzioni come salva preferenze.php e all'interno di questo file andiamo innanzitutto ad includere la connessione.
quindi faremo include, usciamo dalla cartella funzioni, dalla cartella file manager, dalla cartella sezioni, dalla cartella privata, entriamo in include e includiamo il file connessione underscore db.php. Bene, poi dobbiamo inizializzare la sessione perché ci serve l'fk utente loggato, quindi session start, e poi facciamo una cell preferenza che sarà uguale a select stellina from impostazioni utente where fk utente sarà uguale a session id utente. Quindi andiamo a verificare che l'utente loggato non abbia già personalizzato il proprio profilo, diciamo la propria area privata. Quindi ci recuperiamo il dato, perché ovviamente se ha già personalizzato andremo a fare semplicemente un update dei dati, altrimenti faremo una insert. Quindi faremo una MySQL query di connessione cell preferenza e poi gli diciamo if row preferenza è uguale a MySQL fetch array di res preferenza. Quindi se trova già dei dati ci faremo l'update, quindi update sarà uguale a update impostazioni utente set stato navbar, stato header, stato navbar uguale a post l'abbiamo chiamata navbar virgola stato header uguale a post header virgola tema editor uguale post lingua virgola andiamo a capo, siamo arrivati a tema, poi ci va lingua editor uguale a post lingua e poi ovviamente li dobbiamo aggiungere where id impostazione sarà uguale, e qua ovviamente ci va row di preferenza al campo id impostazione. Qua non abbiamo cambiato, allora navbar qua ci va header tema e lingua, perfetto. Poi qua non è
MySQL con la Y, ma è MySQL, perfetto. E quindi gli diciamo MySQL query di connessione update. Bene, questo nel caso in cui abbiamo ovviamente già personalizzato il nostro editor, altrimenti, quindi else, andremo a fare una insert. Quindi vi diremo che insert sarà uguale a insert into impostazioni utente ai campi fk utente, magari minuscolo, virgola, stato navbar, stato header, tema editor, e lingua editor, values, magari andiamo a capo, quindi values, e gli passiamo i valori. Quindi come primo valore gli dobbiamo passare la nostra sessione con l'id utente, perfetto, poi gli impostiamo lo stato del navbar, lo stato dell'header, il tema, la lingua, bene, e poi ovviamente per finire gli diciamo MySQL query di connessione $insert. Perfetto, dovremmo esserci, quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, non è stato mostrato il pop-up con l'errore, quindi dovrebbe essere andato tutto a buon fine, e quindi in questo caso dovrebbe aver salvato il display nome per quanto riguarda il navbar, scusate, il display uguale a block, quindi visibile, idem per l'header, poi dovrebbe aver salvato come linguaggio di programmazione utilizzato il JavaScript e il tema Monokai. Quindi ci spostiamo nel nostro database, clicchiamo su mostra, come vedete all'utente 11 gli è stato associato stato navbar block, header block, tema Monokai e linguaggio di programmazione JavaScript. Perfetto, sta andando a buon fine. Ora, come controprova, selezioniamo il PHP, selezioniamo nuovamente mostra, come vedete nell'update dei dati è andato a cambiare la lingua nel database su PHP. Perfetto, sta funzionando correttamente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, stoppiamo qua il video perché siamo arrivati intorno al 20° minuto e poi diventano un po' troppo noiosi questi video. Ci vediamo nella prossima video guida con il completamento della personalizzazione per quanto riguarda il nostro editor, e nello specifico andremo a recuperare i dati ovviamente salvati nel database, quindi al refresh della pagina verranno conservate le scelte effettuate dall'utente.